see you in a while. Is it the crib that you'll be living tonight? We should take a walk then and swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. Just like we got through everything. E niente, non abbiamo resistito. Ma non è un gelato? Non è un gelato, abbiamo incontrato questo chiosco che fa questi famosi dolci, si chiamano camini, dolce a camino, insomma, che è una pasta arrotolata come vi spiegavo prima, cotta al forno e zuccherata. C'è chi la riempie, ma le vendono anche vuoti e la popolazione locale le mangia tantissime. Fanno un odore a profumo di cannella e non saprei anche. Non lo so, però il profumo era talmente forte che noi abbiamo abboccato. Eh sì, l'abbiamo preso uno in due perché poi volevamo il gelatino. Il gelato è solo rimandato. Ma abbiamo mangiato un panino in tarda mattinata, quindi siamo mangioni, ma insomma non ci abbuffiamo, dai. Provo l'assaggio? Prova l'assaggio. Com'è? Mamma mia! È buono? Caldo, croccante. È caldo? Buonissimo, è caldo. Assaggiamo. Buono. È un po' come il nostro bombolone fritto. È come i bomboloni. Approvato. C'hai tutto lo zucchero sulla bocca? Buonissimo. È buonissimo. Now there's stormy weather. Can we get out of this one? Continua il nostro tour per la città. Siamo alla scoperta di questo nuovo quartiere, ancora non c'eravamo stati e siamo venuti qui per un motivo, perché alle nostre spalle, come vedete, c'è un grosso edificio, grande, è la basilica maggiore della città, ma non solo ha il primato di essere la basilica più grande, perché è anche la cattedrale di Budapest e è la cattedrale di Santo Stefano. Una delle particolarità di questa basilica è che all'interno potete trovare la mano mummificata di Santo Stefano. Ci siamo spostati davanti l'ingresso principale, quindi la facciata maestra, e bisogna dire che ti lascia di stucco. E non abbiamo più parole. E infatti diciamo basta. Questa è la piazza che si affaccia sulla basilica. Per entrare a vedere la basilica bisogna fare la fila da un'altra parte dislocata dove vanno fatti i biglietti. Ora noi li prendiamo e poi vi portiamo dentro la basilica. Abbiamo fatto i biglietti e ora possiamo entrare all'interno. Poi, come si dice, per il rotto della cuffia, Sì, perché 10 minuti e poi chiudeva la biglietteria. Chiudeva la biglietteria, però poi c'è ancora 40 minuti per fare la visita, quindi però la biglietteria chiude prima, quindi noi siamo arrivati proprio in tempo. E poi quando usciremo abbiamo già individuato qui dietro di noi gelaterie, pasticcerie, di tutto e di più. Dai, ma pensi sempre a quello, ma in alto. Hello? Thank you. Bye bye. Ed eccoci entrati all'interno.
Siamo usciti dalla basilica e siamo rimasti a bocca aperta. Proprio così. A bocca aperta. Sì, sì. Bellissima, meravigliosa, tutta d'oro sbrilluccicante. Con questi marmi rossi e poi il coro, vogliamo parlare del coro. Quello soprattutto, ci ha veramente colpito, insomma, via. Ci ha trasmesso delle vibrazioni, delle emozioni veramente toccanti. Sì. Ovviamente è intitolata al primo re di Ungheria, che è Stefano, Santo Stefano, e poi successivamente è stato santificato. È stata costruita nella seconda metà del 1800 e pensate un po', solamente un anno dopo la morte dell'architetto la cupola è crollata. Sono stati poi ridisegnati gli elementi architettonici, sono stati corretti gli errori di progettazione. Tra il 1983 e il 2003 poi l'edificio è stato completamente ristrutturato così come lo vediamo in questo momento. Hanno fatto un gran lavoro. Come effettivamente vi abbiamo accennato prima, all'interno della chiesa, o meglio della cattedrale, abbiamo trovato la Sacra Destra, che è appartenuta al re Santo Stefano, come vi dicevamo il primo re d'Ungheria. Poi successivamente, dopo la sua morte nel 1038, fu santificato. La cosa singolare è che questa mano destra fu ritrovata completamente mummificata. Ha avuto delle vicissitudini un po' travagliate, diciamo così. Ha girato questa mano diversi paesi, diverse nazioni, un po' anche per essere salvata da quelle che erano, diciamo, le guerre in quel momento, la guerra soprattutto. Pensate un po', solo dall'anno 1987 è stata riconsegnata alla nazione Ungheria, diciamo così, in quanto proprietaria, che l'ha esposta all'interno di una doppia teca. C'è una teca che la protegge e una seconda teca che, come avete visto dalle immagini, ovviamente la tiene sotto pressione per non farla deteriorare ulteriormente. E ogni anno in agosto si celebra praticamente la processione per il re Santo Stefano. Nel dubbio fra gelato e dolcino tipico ne abbiamo presi entrambi, cioè il gelato che va dentro il dolce a caminetto. Che si deve fare? Non faremo cena. E cola, da mangiare. Com'era buono e come ci siamo insozzati. Mamma mia, c'era il cioccolato che colava da tutte le parti. Come i bimbi. Come i bambini. Meno male c'era la fontana lì vicino. Ci siamo letteralmente tuffati dentro. E ora dobbiamo smaltire. Quindi passeggiata con questa luce bellissima. Sì, ci sarebbe da vedere ancora un mondo, da camminare, e quando pensate di essere arrivati, no, c'è ancora da camminare. Quindi vabbè, intanto facciamo queste vie centrali intorno alla cattedrale, poi ci avviciniamo in direzione Charlie, ma da tutt'altra parte. Luego no quiero lío de matrimonio, ¿no? Es que lo tienes que tocar, porque si no, no funciona l'effetto. Troviamo guide giapponesi, spagnole, di tutte le lingue e di tutte le nazionalità. Que sea Alicia, porque si no vas a tener lío. Y por cierto, a Alicia le ha tocado el bigote. Cuidadito, Alicia, porque esta noche carricoche. Todo aquel que le toque el bigote derecho. We've come a long way. Percorriamo adesso una delle vie più famose di tutta la città, che praticamente corrisponde agli Champs-Élysées parigini di Budapest, quindi Andrassy, il corso Andrassy si chiama così. Sì. In questo tratto dove siamo ora è un po' più stretto, ma più avanti, fate conto, è lungo circa 4 km, tende ad allargarsi ed assume delle sembianze di un vialone di quelli imponenti.
un po' come troviamo nelle città di Parigi e anche di Madrid. E noi camminiamo. Noi camminiamo, ne percorriamo un tratto e godiamo tutti i palazzi, gli alberi e tutto quello che c'è qui intorno. E soprattutto smaltiamo la bomba che ci siamo mangiati. Era per quello soprattutto. Io la mettevo dal punto di vista artistico, ma qui bisogna essere pratici. No, dobbiamo smaltire. Poi quando sventoliamo bandiera bianca, qui corre parallela la metropolitana che ci riporta da Charlie, scendiamo e la prendiamo e ci facciamo portare. Mamma mia, che Ovviamente ogni volta che si registra una clip passano di tutto e di più. Abbiamo beccato il corteo di qualche politico importante. presidente, perché c'era una coda infinita di auto nere, non erano blu, Sì. ma insomma con la polizia che le, diciamo, scortava davanti e dietro, tutte con le sirene accese, quindi un caos totale. Ma secondo me lì c'era il presidente, perché erano troppe macchine in fila. Ciao presidente ungherese. Presidente ungherese, lo salutiamo. E questo è solamente uno dei tanti edifici che si affacciano su questo viale. Ma guarda che stanno di qua. È verde. Verde. Guarda che sta qua, ci sono questo. Camminando abbiamo raggiunto anche il Teatro dell'Opera e di fronte al Teatro dell'Opera C'è un matrimonio. no, c'è Sì. l'hotel a 5 stelle. Come un matrimonio? Ah, c'è il matrimonio, non l'avevo visto. E ci mancava. C'è uno shooting fotografico. Yuppie. Guardate lì, c'è la sposa all'opera. No, è la fotografa che è Eh sì. E se non vi basta un matrimonio, qui ce ne abbiamo anche un altro. Abbiamo una giovane coppia di sposi con la fotografa donna. Vedi quello lì è l'obelisco in fondo al vialone. Ma visto che siamo a Budapest, da buoni fotografi non potevamo certo mancare questo posto molto iconico. Ci sono tantissimi fotografi famosi nel mondo, senza per citare Steve McCurry, Salgado e via dicendo, Esatto. ma uno di questi è il famosissimo fotografo ungherese che diceva che se la foto non è venuta bene Vuol dire che non eri abbastanza vicino. che non eri infatti troppo abbastanza vicino. Infatti lui si avvicinò talmente tanto per fare la foto che ci rimase secco. Eh sì, Robert Capa era un fotografo di di guerra guerra purtroppo. che ha delle fotografie famosissime in tutto il mondo. E qui abbiamo il luogo dedicato a Robert Capa. Lui era, per dire la verità, un fotogiornalista, quindi seguiva sempre le zone di guerra. I know that I haven't been who I was. I am supposed to. Robert Capa è nato appunto qui a Budapest nel 1913 e questo è il museo dedicato alle sue opere fotografiche. Purtroppo è chiuso, accanto c'è però il caffè Robert Capa, all'interno della quale abbiamo trovato una saletta con una mostra fotografica. Probabilmente qui è solito organizzare dai locali delle Sì, mostre fotografiche appassionati, e quale centro migliore, direi. Eh sì. Try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost. I più attenti si ricorderanno dei nostri video girati in Normandia. Vi ricordate lo sbarco in Normandia? Esatto. E di quell'episodio storico bellico esistono pochissime fotografie. E chi le ha fatte queste fotografie?
questo signore qui alle mie spalle, qui lui, Robert Capa. Andate a vedere il video, ve lo mettiamo qui sopra perché è stato veramente toccante, interessante, c'è una storia dietro, non ve la anticipiamo, se guardate il video, per chi l'avesse già visto se lo riguardi, così si rinfresca la memoria. Esatto. E c'è un bellissimo memoriale in quel video, non vi diciamo altro, andate a dare un'occhiata perché c'è la storia anche di questo signore che è stato un grandissimo fotografo. Just give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you, I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you, I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Dopo il caos cittadino ci siamo rispostati nel parco, infatti siamo circondati dagli uccellini che cinguettano e dietro di noi cosa abbiamo? Abbiamo le famose terme di Széchenyi, se le pronuncio bene, non lo so, sono fra le terme più storiche qui della capitale Budapest. Abbiamo preso la metropolitana, la linea gialla, quella che ci portava da Charlie, ma non siamo scesi al capolinea, bensì una fermata prima, perché noi di fatto le terme, come vi abbiamo già detto forse, ce l'abbiamo nel parco proprio di fronte all'area di sosta di Charlie. Siamo entrati nel salone centrale con un finestrone grande che affaccia sulle terme per dare un'occhiata e per capire. E sono ancora aperte, a tuttora stanno aperte tutto il giorno, l'ingresso è 25 euro a persona per tutta la giornata, comprende l'uso delle piscine interne ed esterne, sauna e bagni di vapore c'è scritto. Poi per chi volesse ci sono tutta una serie di pacchetti. Hai voglia, Qui, ha voglia per il benessere, qui potete trovare pane per i vostri denti. Massaggi, facciali, total body, quello che vi interessa. Di tutto e di più. Noi invece facciamo una passeggiata rilassante per il parco, smaltiamo le ultime calorie del gelato e poi rientriamo da Charlie che, come vi dicevo, è proprio qui di fronte. E poi vi diremo anche quanti chilometri abbiamo fatto. Sì, molti sicuramente. Moltissimi. Scrivete nei commenti quanti ne abbiamo fatti. Perché mi fumano i piedi. Credo più di ieri, guarda. Così ci sta, ancora sta. Non lo sappiamo, perché c'è nell'app del telefono. Il qui presente Fede ancora non l'ha guardata. Lo scopriamo insieme? If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? Siamo entrati ora nell'ingresso principale, nella hall principale del Palazzo delle Terme ed è veramente un capolavoro. Mamma mia, perché noi eravamo dalla parte opposta,
posteriore, e anche lì c'è un ingresso alle piscine. Questo però è l'ingresso principale, ce ne siamo accorti quando abbiamo fatto il giro del parco. Infatti stiamo tornando da Charlie, ci siamo passati davanti e ci siamo affacciati e come al solito siamo rimasti a bocca aperta. Una meraviglia. Told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Bene ragazzi, siamo tornati da Charlie, Marta è già fiondata sotto la doccia perché aveva i piedi fumanti, non ne poteva più, tra poco vado anch'io, ci prepariamo per la cena. Per la cronaca abbiamo fatto 12 km, vediamo chi di voi ci ha indovinato. Noi chiudiamo qua il video, vi aspettiamo alla prossima puntata e mi raccomando non mancate perché ci saranno delle chicche ragazzi, non vi dico altro, guarda, già mi viene da ridere. Non dovrete assolutamente mancare, mettete un bel mi piace, scrivete tanti commenti sotto al nostro video e ci vediamo al prossimo. Ciao, un saluto da me e da Marta sotto la doccia.